della mia strumentazione ho deciso di farvi vedere ogni singolo componente del mio setup ovviamente ispirato al grandissimo Brian May. Io ho deciso di orientarmi principalmente su un setup anni 80, quindi con chorus in stereo secco, amplificatore dry e uno wet, quindi è un setup che richiama sicuramente il sound dei Queen dalla prima metà degli anni 80. In questo capitolo parleremo della Red Special. Il primo punto affrontato è la Red Special, la mia replica di Danzan, una replica pressoché identica a quella di Brian, quindi potrò dimostrarvi come è stata costruita, quali sono le sue caratteristiche, le stesse della Red Special di Brian May. Ovviamente se avete domande che io purtroppo ho dimenticato durante la registrazione di questo video, vi chiedo di commentare su YouTube, su Facebook, sulla pagina di Brian May Italia. Io sarò lieto di rispondervi e di poterne discutere anche insieme, quindi buona visione. Intanto facciamo una breve panoramica sulla catena degli effetti, iniziando ovviamente dalla Red Special, in questo caso la replica di Danzan, che è la prima in linea. Non utilizzo wireless, sono ancora legato al buon vecchio cavo, in alcuni casi cavi con lunghezze assurde per i palchi più grandi, però sono ancora legato al cavo comunque. Cavi ovviamente di buona qualità. Quella è la prima cosa a mio avviso, specialmente per lunghezze abbastanza elevate. Un buon cavo fa la differenza in termini di armonici, frequenze, qualità del suono e anche ovviamente di affidabilità. Capite bene che fermarsi a metà serata per un cavo rotto non è il massimo. Primo effetto in linea. Come tutti sapete abbiamo il Treble Booster. In questo caso in pedaliera vedete il Treble Booster Super della Fryer. Questo è il modello Marco, quello diciamo fabbricato esclusivamente per me. Secondo effetto in pedaliera l'accordatore, in questo caso il Polytune della TC Electronic, che io uso in modalità strobo per la maggiore, anche perché non ho necessità di fare accordature al volo con tutte e sei le corde insieme, perché fortunatamente la Red Special è una chitarra che difficilmente va riaccordata durante un live, a meno che, certo, canzoni come Fat Bottom Girls o Headlong dove devo scordarla per drop D, magari quello può essere utile. Terzo effetto in pedaliera abbiamo il wah. In questo caso un Crybaby della Gene Dunlop, un modello un po' più vecchio di quelli che si trovano adesso in circolazione, ovviamente modificato col True Bypass perché come tutti sappiamo il Crybaby mangia un bel po' di segnale anche da spento. Quarto effetto in pedaliera, il phaser, in questo caso il Fox Phaser, che questa è la replica del 2006. Alla quale io ho apportato alcune piccole modifiche che lo rendono più simile al modello degli anni 70. Magari poi dedichiamo un video esclusivamente a questo pedale per far vedere quali sono le modifiche da apportare e qual è il beneficio. Quinto effetto in pedaliera, qui arriviamo sempre in mono, da qui passiamo in stereo e si arriva al chorus, in questo caso il twin pedal della Boss, il CE20, che uso in modalità CE1. Sostanzialmente è il chorus che usava Brian negli anni 80, quindi sul canale destro arriva il segnale pulito, dry, mentre sul sinistro arriva il chorus al 100%, quindi wet. Sesto effetto in pedaliera, un altro twin pedal della Boss, abbiamo il DD20, il delay. Questo ha vari preset, io sostanzialmente ne uso 2 o 3. Il primo è uno short delay, diciamo per canzoni tipo Deserted Days o Last Horizon, quindi con delay molto stretti, l'intensità è piuttosto bassa. Il secondo ovviamente, come tutti sapete, è il Brighton Rock solo, quindi 2 ripetizioni secche, una a 800 millisecondi e l'altra a 1600 millisecondi, una a un amplificatore e una all'altra, mentre il suono originale ovviamente va in entrambi gli ampli. Come potete vedere in pedaliera ho 2 alimentatori, uno comanda tutti i pedali tranne il chorus, mentre l'altro è dedicato al chorus. Questo perché ho scoperto che, ecco, diciamo che il chorus preferisce avere l'alimentazione a sé per evitare rumori, ronzii e via dicendo. Dunque dal DD20
usciamo in stereo, come detto prima, partiamo in stereo dal C20, lo mantiene al DD20 e esce in stereo dal DD20. Al canale destro, che è il canale dry, ovvero il segnale originale, quello che arriva direttamente dal Treble Booster, arriviamo alla C30 Brian May, il Brian May Custom. Il canale sinistro invece, che è il wet, quello che porta gli effetti, arriva alla C30 CC2X. Anche questo è un amplificatore che non è stock, ma ha subito delle lievi modifiche che poi affronteremo in un altro video. Ovviamente entrambi gli ampi sono dotati di attenuatori di potenza. Come sapete io uso i Marshall Power Break, i PB100, che a mio avviso sono i meno peggio per il suono Brian May. Dico meno peggio perché, come sapete, tutti gli attenuatori un minimo cambiano il suono. Il PB100 è quello che rispetta di più il segnale, il sound di Brian, mantiene la giusta dinamica, non scurisce troppo il suono e mantiene una certa frizzantezza. Vediamo più da vicino questa replica di Danzan. Come sapete è una replica pressoché identica alla chitarra di Brian, quindi la rispetta nelle forme, nei materiali, nell'elettronica e nell'hardware. E partiamo dal body. Il body è composto dall'istellare in quercia, dal quale sono state ricavate le camere tonali in questo punto e in quest'altro, una parte centrale in quercia per irrobustire l'intera struttura. Il tutto poi è stato impiallicciato con dei fogli di mogano, sia nella parte posteriore, frontale e laterale. Per la plastica è stato utilizzato del Perspex. I pick-up, la scelta di Danzan è ricaduta ovviamente sull'ottima replica di Adeson, che sono sostanzialmente dei Trisonic degli anni 60, con le dovute modifiche che Brian ha apportato nel tempo. E gli switch per l'accensione e lo spegnimento dei pick-up, la fase. I potenziometri, Danzan ha scelto di utilizzare gli stessi che sta attualmente utilizzando Brian, quindi dei Borns da 250 kΩ. Ponte e tremolo degli stessi materiali e dimensioni. Passiamo al manico. Il manico ovviamente è delle stesse dimensioni dell'originale, quindi è enorme. Molti rimangono stupiti appena lo vedono, ce l'hanno sotto le mani per la prima volta. La tastiera è in quercia verniciata di nero con segnatasti in madreperla, in vera madreperla. Qui intanto vediamo la guida delle corde in bachelite marrone. Le meccaniche sono le Schaller M6 autobloccanti, le stesse che ha montato Fryer durante il restauro del 98. Parliamo sempre di pick-up. Questa sezione è rivolta ai neofiti della chitarra elettrica, per chi è appena approcciato con questo strumento, che si chiederà sicuramente perché la chitarra elettrica ha più di un pick-up. Considerate i pick-up come i microfoni, ognuno però col suo caratteristico suono. Ogni pick-up ha delle determinate frequenze, una dinamica sua, come se avessi 3 differenti suoni della stessa chitarra. La Red Special ha moltissimi suoni, determinati ovviamente dal complesso switching system, le varie combinazioni di fase, fuori fase, pick-up aggiunti, a una gamma suoni vastissima, molto versatile come strumento. Però andiamo a sentire ogni singolo pick-up e le combinazioni che questa chitarra ci permette. Partiamo dal pick-up al ponte, quello più chiaro, più squillante, al contenuto di armoniche alte e maggiori. Abbinato poi al Sixpence ha proprio questo scampanellio caratteristico. Un suono molto acido, devo dire, specialmente col volume sostenuto. Sentiamo adesso lo stesso fraseggio però sul pick-up centrale. Cominciamo già a sentire un suono un po' più tondo e più ricco rispetto al pick-up al ponte. Pick-up invece al manico è quello col contenuto di armoniche basse e maggiori, quindi un suono tondo, un suono completo, un pick-up che può essere utilizzato tranquillamente anche da solo.
Special permette di poter sommare pick up. Partiamo dall'esempio classico. Sentiamo il suono del pick up al ponte, dopodiché sommiamo il pick up centrale. Noterete un aumento di saturazione da parte degli amplificatori, un suono più grosso, più ricco di frequenze basse e sicuramente con una dinamica diversa. Questo qui è il suono del pick up al ponte, come abbiamo sentito prima. Andiamo ad aggiungere il centrale. Questo è il setup preferito da Brian May, quello che usa l'80-85% delle volte, quello che sentite su Tiger Mother Down, su Ambition. Adesso andiamo a sentire i suoni fuori fase. Prendiamo il fuori fase classico. Ovviamente sto parlando, come avrete già immaginato, della configurazione pick up al manico e pick up centrale fuori fase, che è quella che potete ascoltare ovviamente sull'assolo di Bohemian Rhapsody, come l'assolo di Somebody to Love ad esempio. Partiamo dal setup sempre manico e centrale in fase. Noterete un drastico cambiamento. Il primo è un sound estremamente grosso, ricco di armoniche basse, potente. Il secondo è tagliente come un rasoio, ha delle armoniche molto alte. La Red Special urla in quel momento. Mi faccio notare che con questa configurazione, con questo tipo di fuori fase, a mio avviso è necessario, per far, diciamo, urlare la Red Special, un volume piuttosto elevato da parte degli amplificatori. Molti mi chiedono come mai non riesco a far urlare la mia Red Special su questa configurazione. Beh, ovviamente la chitarra fa la sua parte, quindi una buona replica ovviamente tira fuori un suono sicuramente più gradevole di repliche di fascia bassa, ma una buona percentuale della riuscita di questo effetto, di questo suono, la fa il volume degli amplificatori. Ovviamente in questo caso siamo in un'abitazione, quindi il volume dei box, capirete bene, è molto attenuato, quindi l'effetto sarà minore, però riusciremo comunque a dare una buona approssimazione dell'effetto. Dunque partiamo dal suono in fase dei due pick up. Come sentite è un suono molto grande, molto presente. Adesso passiamo alla fuorifase. Voglio spendere due parole riguardo uno dei punti di forza della Red Special, uno dei tanti punti di forza, a mio avviso una delle migliori invenzioni di Brian e Harold May. Sto parlando del sistema tremolo della Red Special, diviso in blocco tremolo e ponte. Come potete vedere il blocco tremolo ha questa mezzaluna dove sotto ci sono le molle che bilanciano la tensione delle corde, che sulla Red Special originale provengono dalle valvole di una motocicletta. E la leva del tremolo che è ancorata attraverso una filettatura e dei bulloni, e il ponte diviso in 6 sellette di alluminio con base in ottone e una parte sottostante in Tufnol, che è un materiale plastico. La forza del tremolo della Red Special di Brian May è la sua efficacia, il tocco. Molti mi chiedono a cosa somiglia un ponte tipo Floyd Rose oppure un ponte tipo Stratocaster. Beh, vi rispondo che non somiglia né all'uno né all'altro, perché ha un tocco unico, un feeling unico, non si scorda mai.
è praticamente perfetto. Vi faccio sentire qualcosa. Facciamo ad esempio un accordo di Sol. Potrete sentire che anche dopo l'utilizzo eccessivo della leva, anche dopo svariati dive bomb dove addirittura la leva va a toccare il battipenna, quindi la Red Special, vi ricordo, sul Mi basso scende di un'ottava alla massima escursione della leva. Anche dopo quei casi, anche dopo estremi bending, un tono e mezzo, anche la chitarra non perde un decimo di accordatura. Stiamo parlando ovviamente di una Red Special ben tarata. Con questo sistema di tremolo non ci sono alcun problema di accordatura. Vi faccio sentire. La forza di questo tremolo è ovviamente dallo zero attrito che abbiamo sia nel blocco tremolo, perché come sapete bascula su una lama, quindi il punto di frizione è minimo, e dal ponte diviso appunto in 6 sellette. Ogni selletta, come potete vedere, ha una rotella in cima. Questa rotella permette alla corda di muoversi avanti e indietro con l'utilizzo della leva. Non so se adesso sul video si riesce a percepire il movimento. E sostanzialmente questa rotella fa ritornare la corda al punto di partenza, quindi dopo l'utilizzo della leva l'accordatura non viene assolutamente compromessa. Dunque ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ovviamente vi ricordo che sarò lieto di rispondere alle vostre domande se volete commentare direttamente il video di YouTube oppure contattarmi attraverso la pagina ufficiale di Brian May Italia. Se avete dubbi, consigli sui prossimi video rimango a vostra disposizione. Ci vediamo sul prossimo video che riguarderà Treble Booster, effettistica, poi parleremo anche degli AC30 nei prossimi capitoli. Vi ricordo di iscrivervi al canale e al prossimo video.